Il centrodestra ha preso la sua decisione. Chi tra Berlusconi, Salvini e Meloni raggiungerà le percentuali più alte sceglierà il candidato premier da presentare a Mattarella dopo le elezioni. In realtà questo non è esattamente una novità. Nel centrodestra, sin dai tempi della discesa in campo di Berlusconi, è sempre stato così. L'unica differenza è che adesso il partito più popolare dell'alleanza, almeno stando ai sondaggi, non è certo Forza Italia, ma Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni il cavaliere Salvini hanno fatto storie per impedire e scoraggiare la Meloni dal voler diventare presidentessa del Consiglio, la prima della storia d'Italia. I due infatti si erano accordati sul nome di Antonio Tajani, ma ovviamente la nostra Giorgia non ne voleva sapere e si è impuntata. Noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a vincere e pronti a governare, ha detto Giorgia Meloni qualche giorno fa. Se il primo assunto è più che plausibile, il secondo molto meno. Non solo perché non è detto che il centrodestra raggiunga un vero e proprio accordo, per quanto eterogeneo è al giorno d'oggi, ma anche perché la Meloni in tutti questi anni di opposizione non è riuscita a creare una vera e propria classe dirigente tra i suoi colleghi di partito, però si è fatta degli amici del mondo dell'industria, manager di grandi aziende, delle istituzioni e perfino qualche professore universitario. Oggi cercheremo di ipotizzare un possibile esecutivo retto da Giorgia Meloni e diversi altri cosiddetti piani B che i Fratelli d'Italia starebbero valutando nel caso la loro segretaria non riuscisse a conquistare Palazzo Chigi. Iniziamo. Questo video è ispirato da Il Domani, in particolare dall'articolo di Giovanni Tizian ed Emiliano Fittipaldi intitolato Il Dream Team di Meloni. Link in descrizione. Vista la strettezza dei tempi mi sono preso la libertà di usare dei passaggi dal loro testo. Se vi piacciono i miei video considerate di sostenermi sul Subscribestar, link in descrizione. Il governo Meloni, al contrario da come io e forse molti altri si aspettavano, molto probabilmente non avrà molti membri di Fratelli d'Italia al suo interno. Stando alla testimonianza di un funzionario di partito che ha voluto restare anonimo, Giorgia sarebbe terrorizzata dall'idea di fare ministro uno dei nostri. Teme sempre che possa uscire qualche scheletro nell'armadio, tipo un video con saluto fascista o rapporti con l''ndrangheta, il che è brutto da dirsi ma sì, è plausibile. Quindi Giorgia è andata a cercare amici altrove, degli uomini di partito, salva pochi profili, che potrebbero ottenere uno scranno governativo, sicuramente Adolfo Urso, oggi presidente del Copasir, che potrebbe ambire alle deleghe ai servizi segreti, e Maurizio Leo, responsabile economico del partito, considerato anche dagli avversari serio e preparato, che spera di ottenere una delega forte in campo fiscale. Un caso diverso, invece, è quello di Alessio Butti, anche lui nell'esecutivo di Fratelli d'Italia, e l'uomo che Meloni, Silvio Berlusconi permettendo, vorrebbe come sottosegretario alle telecomunicazioni. Politico di provincia che ha fatto rapida carriera, Butti lavora da mesi ai piani sulla rete unica e sulle televisioni ed è un convinto assertore della necessità di nazionalizzare le aziende che lavorano nel campo della sicurezza nazionale e nei settori industriali strategici, nazionalizzazioni che potrebbero presto diventare il punto centrale dell'agenda Meloni. Altro affiliato è Alfredo Mantovano, magistrato ed ex sottosegretario di Alleanza Nazionale che da qualche tempo si è riavvicinato a Fratelli d'Italia e molto ascoltato dalla Meloni. Qualcuno dice che il conservatore potrebbe aspirare, fosse Fratelli d'Italia a dare le carte nella formazione del governo, a un ministero centrale in tema di diritti come quello sulla famiglia o a quello della giustizia. Altro papabile è Carlo Nordio, altro giurista che alle ultime elezioni per il Presidente della Repubblica fu votato dai parlamentari meloniani negli ultimi scrutini. C'è comunque da sottolineare come la Meloni e i suoi estremismi siano molto mal visti dalla stampa estera, in particolare il New York Times, quindi non si esclude che un governo con lei ai vertici, apertamente ispirato a un modello Trump e Orbán, potrebbe riscontrare reazioni negative da parte dell'Unione Europea e gli altri paesi vicini. Le posizioni atlantiste e anti-Putin di Fratelli d'Italia non sono mai state più trasparenti, utile anche la coerenza della leader, che la rende abbastanza affidabile, ma le sue posizioni sull'Islam, immigrazione, valori tradizionali, cristianesimo e diritti civili sono tutto tranne che compatibili con i valori dell'Unione. Fortunatamente per lei, tra i pochi consiglieri di cui lei si fida c'è un manager di altissimo rispetto internazionale che darebbe moltissima credibilità all'Italia in un periodo di crisi energetica. Mi riferisco a Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI dal 2014. Meloni lo vorrebbe al Ministero dello Sviluppo Economico o agli esteri, ben consapevole
consapevole del fatto che la sua presenza aiuterebbe l'Italia a ricevere molte più concessioni di petrolio dai paesi come l'Algeria. Purtroppo accettare questo incarico potrebbe comportare un costo altissimo per Descalzi. Se il governo Draghi fosse arrivato a fine legislatura, le cose sarebbero state diverse, dato che il terzo mandato di Descalzi sarebbe giunto al termine l'anno prossimo, ma ora è più difficile. Altro esterno a Fratelli d'Italia che Meloni vede bene nel suo futuribile Dream Team è il poco noto Cesare Pozzi, un docente di economia applicata che insegna a Foggia e alla LUISS di Roma. Il professore di Varese è stato invitato alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia di qualche mese fa e ha parlato davanti a una platea semivuota delle sue ricette economiche per il rilancio del paese. I fan di Meloni non sapevano probabilmente che la leader ne ha massima stima e che nelle chiacchiere con i suoi consiglieri ne parla come di un possibile ministro dell'economia. Va inoltre segnalata qualche recente dichiarazione di Pozzi rilasciata durante un dibattito a tre con Gianni Alemanno e il collega leghista Antonio Rinaldi. Il debito pubblico? In verità l'Italia è il paese più solvibile della storia dell'umanità, ha detto qualche giorno fa. Abbiamo vissuto non al di sopra ma al di sotto delle nostre possibilità. Lo scudo antispread della BCE non ha senso. La burocrazia della banca centrale è totalmente inadeguata, non valuta l'impatto delle decisioni sui territori e sulle famiglie. Alemanno nel video annuisce felice. Non saprei verificare la validità di quel che dice il professore, ma personalmente non mi fido di nessuno che abbia una cattedra a Foggia. Meloni ha in mente anche altri papabili per il suo possibile esecutivo. Uno di questi è Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria in Veneto, favorevole al passaggio delle grandi navi a Venezia, fautore di una maggiore autonomia della sua regione da Roma e considerato da Meloni un possibile ministro dello sviluppo economico. Zoppas piace molto anche ai leghisti, quindi in una possibile coalizione la sua candidatura sarebbe ben accolta. Anche Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a livello nazionale, sembrerebbe in buoni rapporti con la destra, ma il suo mandato dura fino al 2024, quindi un posto al Consiglio dei Ministri è improbabile. Al Ministero della Difesa, secondo me, invece metteranno Crossetto, uomo caratterizzato dai toni moderati e rapporti trasversali con i servizi segreti in Leonardo e perfino in alcuni partiti come Azione, Italia Viva e nel PD, soprattutto dentro la corrente di base riformista del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, mentre nei restanti ministeri le posizioni sarebbero spartite tra i forzisti, leghisti, centristi e altri indipendenti. Proviamo ora a immaginare un possibile esecutivo. Partiamo dagli esteri. La Farnesina è tra i ministeri più importanti, che non può certo essere dato a chiunque. Se Descalzi non fosse disponibile, Meloni potrebbe metterci o Franco Frattini, Antonio Tajani o Enzo Maovero Milanesi. Non escludo anche Stefania Craxi. All'interno? Beh, qui è facile. Salvini. È da tempo che Salvini vorrebbe tornare e un suo ritorno è quasi certo. Giustizia. Nordio o Montavano? Il primo mi sembra più adatto, essendo ben riconosciuto, ma anche Mantovano sembra competente. Lega spingerà per Bongiorno. Difesa, come ho detto prima, Crossetto o D'Urso, ma non escludo anche un ritorno di Ignazio La Russa. Economia e finanze, conoscendola metterà Tremonti o almeno farà girare il nome, se no ci mette Giorgetti. Maurizio Leo, probabile sottosegretario. Sviluppo economico, Descalzi o Zoppas, non escludo un'ipotesi di Giorgetti o Claudio Scajola. Agricoltura, qui non saprei, forse Zaia, ma dubito voglia abbandonare la sua regione che governa ormai da più di 10 anni. Magari torna Gianmarco Centinaio o propongono Maria Spena o Monica Ciaburo. Ambiente, ecco, questo è difficile. Forse rispolvereranno Stefania Presigiacomo, ma è più probabile che mettano qualcun altro. Tempo fa la Meloni diceva che voleva istituire il Ministero del Mare, evidentemente per controllare gli sbarchi. Già il futuro di questo ministero è in bilico, quindi prevedere chi ci sarà ai vertici è difficile. Potrebbe proporre il posto a Gianluca Galletti o Gaetano Nastri, ma dipende molto anche dall'importanza che il programma darà al cambiamento climatico. In un nuovo ministero ipotetico, mi riferisco a quello sul mare, ci vedrei Cateno De Luca. Infrastrutture, forse Maurizio Lupi, se il suo partito ottiene più del 2%, se no ci mettono uno affiliato a Benetton solo per far incazzare Toninelli. Lavoro e politiche sociali, qui ci vedrei Bonomi, ma non saprei. È probabile che Salvini se ne venga e riproponga Savona o anche Borghi, scatenando l'ira della Banca Centrale Europea e Mattarella come 4 anni fa. Più di questo
questo non so dirvi. Istruzione, forse Licia Ronzulli, Rossano Sasso o Mario Pittoni. Cultura, Lucia Borgonzoni, e non penso ci saranno molte discussioni al riguardo. Cazzo. Salute, Francesco Zaffini mi sembra l'unica opzione, essendo anche il solo membro di Fratelli d'Italia nella Commissione Salute in Senato. Turismo, Massimo Garavaglia mi sembra la scelta più ragionevole. Meloni è cosciente che Bruxelles e i mercati finanziari potrebbero reagire malissimo a un suo incarico. Basta poco che lo spread schizzi alle stelle e che i burocrati dell'Unione Europea minaccino implicitamente di chiudere i rubinetti del Recovery Fund. Giorgia sa che a quel punto la sua candidatura si dissolverebbe in poche ore, perciò stiamo lavorando anche a un piano B, spiegano dal partito, quello in cui Meloni stravince ma lascia che il premier lo faccia qualcun altro. A quel punto lei pretenderebbe di fare il ministro degli esteri e o il vice premier, usando l'incarico per istituzionalizzarsi come leader ancor più spendibile al turno successivo. Nel piano B i nomi nella testa di Meloni sono pochi. La leader rispetta molto Giulio Tremonti, che ambirebbe molto a fare il premier più che il ministro dell'economia. L'altro nome che qualcuno faceva fino a qualche settimana fa era quello di Giancarlo Giorgetti. Il leghista è certamente uno dei pochissimi dirigenti della destra ad aver fatto nel corso del tempo un passaggio da uomo di partito a esponente delle istituzioni, ma la defenestrazione improvvisa di Mario Draghi, a cui il ministro è molto legato, per mano del suo capo Salvini, hanno indebolito la sua posizione dentro e fuori il partito, ed è dubbio che possa essere lui un premier di mediazione tra le tre forze di destra. Resta aperta anche l'opzione Grossetto. Che ne pensate del governo Meloni? Fatemi sapere nei commenti se approvereste una lista di ministri così. Io personalmente no, ma sta a voi giudicare. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi se siete nuovi. Donate al Subscribe Star se volete sostenermi, e ci vediamo alla prossima.